tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Altered Carbon, la serie cyberpunk di Netflix. A alcuni è piaciuta, a alcuni non ha convinto. Io all'inizio l'avevo abbandonata a metà, poi alla fine mi sono convinta e quindi l'ho finita. Preparatevi per un video senza spoiler per riuscire a capire, se non l'avete ancora vista, se può fare per voi oppure no. Prima di iniziare, se vi piace il mio canale, se voleste supportarmi, potete farlo iscrivendovi al mio canale, mettendo un like oppure lasciando un commento qui sotto. Avete visto la serie? Vi ispira? Non vi ispira? Se siete d'accordo con la mia opinione oppure no, scrivete tutto qui sotto. Altered Carbon parla di Takeshi, un letale guerriero Speedy. Scusate, ora la smetto, faccio la serie. È stato imprigionato per 200 anni, ma ora è tornato in vita e si trova nel futuro, un futuro abbastanza diverso rispetto a quello che si ricordava. Qui tutte le persone hanno una pila, ovvero un oggetto che hanno dietro al collo che permette l'immortalità in un certo senso. Si può morire, il corpo, ovvero la custodia, può morire, ma questa pila può essere messa in un altro corpo, in un'altra custodia, e quindi si può continuare a vivere finché si hanno i soldi per comprarsi una custodia. Come capirete, chi ha le disponibilità economiche può permettersi una custodia migliore, più belle, più costose. Ma in questo mondo c'è anche chi la pensa diversamente, ovvero per motivazioni religiose decide di non continuare a passare da un corpo, da una custodia all'altra, semplicemente cambiando pila, ma rimanendo in quella attuale. In un contesto come questo, in cui i soldi possono comprare la vita eterna, come capirete esisterà un'elite, ovvero delle persone privilegiate per quanto riguarda le loro disponibilità economiche, che potranno comprare l'immortalità, ovvero i matti Matusalemme. Persone ricche ed estremamente abbienti, e proprio uno di questi, ovvero Bancroft, è colui che ha riportato Takeshi in vita. Gli ha comprato una custodia molto costosa e l'assunto ha una proposta per lui che non può rifiutare, ovvero scovare il suo omicida. Colui che ha tentato di uccidere Bancroft, puntando direttamente alla sua pila, quindi creandogli una morte reale, ma mancandola per poco. O Takeshi accetta questo incarico oppure se ne ritorna lì nel ghiaccio, e se riuscirà a trovare il colpevole sarà ricco, libero e potrà tenersi quella custodia. Ma risolvere questo caso sembra tutt'altro che semplice, perché ci sono vari risvolti per quanto riguarda Takeshi, per quanto riguarda Bancroft, più altre cose. Vi fermo qui per non farvi spoiler di nessun tipo, ma iniziamo a parlare di questa serie TV. Io mi aspettavo tanto da questa serie TV, che è tratta da un romanzo che io non ho letto, però secondo me potrebbe avere del potenziale. Se qualcuno di voi l'ha letto, fatemi sapere, se mai è stato pubblicato in Italia, non lo so sinceramente, fatemi sapere tutto. L'estetica della serie era la cosa che mi aveva maggiormente catturata, e secondo me Altered Carbon ha dei punti di forza e dei punti un pochino Uno dei punti di forza sono assolutamente le ambientazioni visive, che sono di ispirazione cyberpunk, però senza quella cafonaggine che a volte succede nel cyberpunk. Ci sono anche dei messaggi molto interessanti di cui vi parlerò dopo, però forse il problema sono anche le ambientazioni, che sono un punto di forza, ma allo stesso tempo diventano anche un punto di debolezza, perché in alcuni momenti queste ambientazioni sembrano super futuristiche da una parte, super quotidiane dall'altra, e sembrano tutti dei compartimenti stagni. Non sembra effettivamente tutto lo stesso identico mondo, non so se mi spiego. Le ambientazioni spaziali con queste macchine volanti sembrano una cosa, poi c'è dentro casa che sembra, non lo so, potrebbe essere una casa lì alla stazione Termini, non lo sappiamo, ecco. Se l'aspetto estetico di Altered Carbon lascia ogni tanto un po' a desiderare, secondo me la parte più interessante è l'aspetto sociale, che sono riusciti bene a tessere per quanto riguarda la serie TV. Siamo in una distopia, quindi un futuro dove tutto è andato male, e diciamo che vengono portati all'estremo tutti dei problemi tipicamente americani, come per esempio il dislivello sociale, che qui a livello economico è ampissimo, oppure ancora dei problemi reali che vengono qui portati all'estremo. Prendiamo per esempio la sanità americana, la cui capacità economica può voler dire essere curati o non esserlo, e qui diciamo arriva ai suoi estremi. La capacità economica può comprare la sanità, può comprare la morte, può comprare la vita, tutto è in vendita. Se hai le possibilità economiche puoi far tutto, puoi arrivare a qualsiasi eccesso, altrimenti ti attacchi. La serie secondo me fa degli omaggi, soprattutto per quanto riguarda i film di fantascienza tra gli anni 80 e 90 degli Stati Uniti, perché molti dei temi che vengono affrontati sembrano proprio quelli che influenzavano la fantascienza di quegli anni, dei temi un pochino più tipici per quanto riguarda la società statunitense, per noi un pochino più lontanini. Uno tra questi ovviamente è la centralità del corpo, che in questa serie è centrale sia per quanto riguarda la tematica, sia per quanto riguarda la sua esposizione. In continuazione vediamo gente seminuda e roba del genere. Negli anni 80 negli Stati Uniti c'è questa grandissima ossessione per il corpo sotto diverse forme, e soprattutto per quanto riguarda il corpo perfetto. Negli anni 80-90 c'è il boom per quanto riguarda gli Stati Uniti della società, diciamo media, quindi non più a dei pochi privilegiati, di avere accesso al corpo perfetto tramite la palestra, tramite diete dimagranti, di barrette varie vendute al largo pubblico, oppure ancora tramite la chirurgia estetica. Quindi potenzialmente basta comprare delle soluzioni e potevi accedere al corpo perfetto, che fossero le VHS di Aerobics,
aerobica, le barrette, oppure ancora la parcella del chirurgo estetico. Tutto questo noi lo vediamo per esempio in Atto di forza, non so se l'avete visto, quello originale, non il remake Total Recall. Il picco principale è Schwarzenegger perennemente svestito a petto nudo in tantissimi dei suoi film, soprattutto di fantascienza, e dall'altra parte in Atto di forza la tizia con 3 tette. Quindi questo corpo bellissimo, portato all'estremo della sua sensualità, e che diciamo veniva molto calcato alla mano anche sull'erotismo di questi corpi e la parte un pochino sexy e scollacciata. Il motivo è sempre anche qui legato alla società statunitense. Negli anni 80 c'è un grandissimo cambiamento sociale, ovvero al grande pubblico era permesso l'accesso al porno. Immaginatevi che negli anni 70 c'è questo cambiamento, perché fino agli anni 70 in alcuni stati statunitensi era illegale poter vedere e fare queste cose. Questa apertura della società a questo nuovo mercato veniva vista in una maniera un po' ambigua. Sì, da una parte era molto aperto e quindi c'era il piacere di vedere delle cose sex un po' nel largo pubblico, anche nei film normali, ma molto spesso il sesso, soprattutto per quanto riguarda la fantascienza, veniva portato nei suoi estremi risultati e molto spesso inquietanti, proprio come fa anche questa serie TV. Tutto può essere messo in vendita, tutto può essere comprato, ma non tutto è lecito. Questa è esattamente la chiave, secondo me, della serie TV. È anche molto interessante come tratta altri temi questa serie, per quanto riguarda per esempio la religione, che a volte sembra essere effettivamente un ostacolo alla giustizia, oppure ancora l'umanizzazione dell'intelligenza artificiale. Fa una cosa molto interessante questa serie per quanto riguarda le figure femminili, che sono estremamente forti, e queste erano secondo me le parti interessanti della serie. Ma passiamo alle parti negative. Secondo me questa serie ha allungato un pochino troppo il brodo, si perde eccessivamente secondo me in sottotrame inutili, in false piste, e arrivati al finale della stagione sembra quasi che tutto sia stato volutamente e inutilmente annacquato. E nonostante tutto, nonostante sia stato annacquato con sottotrame inutili, che quindi teoricamente dovrebbe spiegare qualsiasi cosa, molte delle cose rimangono inspiegabili, non c'è alcuna risposta. Finirà la stagione e non sembrerà del tutto soddisfacente, che questa secondo me è un po' una pecca per i telefilm, per i film, per tutto. Come vi ho detto, secondo me questa serie va molto verso l'omaggio di tutta questa fantascienza anni 80 e 90, però secondo me tutti questi omaggi, questo revival non sempre è giustificato da qualcosa di attuale, quindi sembra un po' fine a se stesso molto spesso, collegato ad una critica sociale che ormai non c'è più. La serie secondo me è un po' troppo dispersiva e non riesce per tutte le puntate a mantenere un ritmo costante, quindi non ti fa venire voglia di oh mio Dio come andrà a finire per tutte le puntate. Ci sono delle puntate che funzionano bene, altre che sembrano davvero un riempitivo e sembrano inutili. L'ultima puntata secondo me ha un bel ritmo, però il punto è che non può essere solamente l'ultima puntata così, ecco. Mi è piaciuto che la serie abbia tentato di avere anche tutto un aspetto simbolico per quanto riguarda le figure angeliche, per quanto riguarda la pila stessa che si trova alla base del collo, che è laddove viene considerato l'interruttore, diciamo, del nostro corpo, o tutti questi sacchi in cui sono le custodie e sembrano effettivamente degli embrioni e delle nuove nascite. Diciamo c'era tanto potenziale, però risulta eccessivamente frammentata, un po' annacquata, in degli aspetti totalmente finta, e tutte queste citazioni anni 80 non collegate con qualcosa di attuale la fanno sembrare datata, il che è un peccato secondo me, perché la serie aveva tanti spunti interessanti che secondo me non è riuscita a sviluppare al meglio. Ma questo era il mio parere, voi fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete un'opinione differente, insomma scrivetemi pure qui sotto se vi è piaciuta la serie, se l'avete abbandonata, cosa ne pensate, fatemi sapere con un commento qui sotto. Grazie mille ancora per aver visto tutto questo video e noi ci vediamo al prossimo, ciao!